questa lezione vi presenterò un impasto con farina 00 bianca, è un impasto di facile gestione. Noi da filante utilizziamo una farina di tipo 1 con una lievitazione molto più lunga, è una farina più nobile e di più difficile gestione rispetto a una 00, ma anche appunto con una 00 si possono ottenere ottimi risultati in breve tempo ed è quello che faremo insieme. Iniziamo a preparare l'impasto con una farina 00, olio, sale, lievito e acqua a temperatura ambiente. È un impasto a lievitazione breve, quindi per questo prima cosa bisogna utilizzare un'acqua a temperatura ambiente che faciliterà la lievitazione. Si usa una farina 00 perché è una farina debole, per impasti a lievitazione breve vanno usate farine deboli al contrario di quelle forti che hanno un assorbimento d'acqua maggiore e quindi hanno una lievitazione più lunga. E adesso iniziamo l'impasto. Sciogliamo il lievito nell'acqua. In questa fase si può mettere anche subito il sale. Non è importante che il sale venga messo prima o messo dopo. L'importante è che non stia più di 5 minuti a contatto col lievito. Perché dopo 5 minuti il sale va a attaccare il lievito e quindi fa perdere tutte le sue proprietà. Quindi si può mettere, lo volete mettere prima o volete mettere dopo, non cambia niente. Andiamo ad aggiungere un po' di farina. Chiudiamo e facciamo partire a una bassa velocità. In questa fase facciamo semplicemente amalgamare il lievito con la prima parte di farina. Andiamo ad aggiungere un po' d'acqua e deve venire tipo una pastella all'inizio. Piano piano andiamo a ingolbrare farina. Anche qui non è fondamentale tutte insieme dopo, semplicemente come vi trovate meglio. Questo è un impasto che si può fare benissimo anche a mano. Andiamo sempre a ingolbrare farina. In questa fase inizia la prima fase di maturazione. I lieviti vanno ad attaccare lo zucchero che forma anidride carbonica per un impasto successivamente più alveolato e con una maglia glutinica maggiore, diciamo. Possiamo mettere pure tutta la farina. In questa fase aumentiamo la velocità, anche così va bene. Andiamo a finire tutta l'acqua. Solitamente le farine 0 e 00 fanno fatica ad assorbire più del 50% d'acqua. Per far sì di farla assorbire di più, dopo andremo a fare dei rinforzi inglobando aria e le facendo 3 fasi di lievitazione, che dopo andremo a vedere. Vedete che ormai l'impasto è già quasi pronto. Lo possiamo andare a fermare. Come vedete è ancora molto morbido, non ha formato la maglia glutinica, appunto perché è un impasto debole e abbiamo più del 50% d'acqua. Adesso lo facciamo ripartire, possiamo aggiungere il sale e l'olio. Una volta aggiunto l'olio possiamo aumentare, lo facciamo girare per qualche minuto fino a quando vediamo che l'olio è completamente assorbito e quindi poi l'impasto è pronto e gli andiamo a dare l'ultima stesura a mano. L'impasto è pronto, o meglio è quasi pronto, lo tiriamo via fuori dalla planetaria e ecco qua. Non diamo una piccola spolverata di farina, non troppo, basta che non si attacchi l'impasto. Come vedete è ancora molto morbido l'impasto. Come vedete, adesso non importa come la lavorate, ci sono varie tecniche, basta che adesso in questa fase li facciamo ingolbrare la prima parte d'aria, gli diamo la prima la forzatura, gli diamo una prima pirlatura, vedete che già come incomincia a diventare più liscio. Abbiamo comunque, questa è una farina 00, ripeto, abbiamo messo più del 50% d'acqua. Adesso l'impasto è pronto
lo lasciamo riposare così per un 10-15 minuti, dopodiché lo prendiamo, gli rifacciamo altre pieghe, li facciamo inglobare ancora aria, poi lo faremo riposare per altri 10-15 minuti. Questo processo verrà ripetuto per 3 volte. Riprendiamo il nostro impasto, come vedete sono passate circa 15 minuti e come vedete già come bello più elastico, e andiamo a formare ancora le nostre pieghe. Vedete l'impasto come già si è più lisciato, come non ha più grumi. No? Andiamo a fare 3-4 pieghe, non di più, e lo andiamo a chiudere. Guardate, questa qua è fase prima, mani sotto, questa è una. Lo lasciamo così e lo lasciamo riposare ancora circa 10-15 minuti. Poi faremo l'ultima piega, prima della lievitazione completa. Riprendiamo l'impasto, quello con farina 00, e come vedete l'impasto non si attacca più al banco, ha una bellissima maglia glutinica. Ricordiamoci che sempre questa è una farina 00 e come vedete in questo caso iniziamo a fare le ultime pieghe. Adesso, cosa molto importante, li facciamo inglobare aria. Io la chiamo piega portafoglio. Si prende, si gira e proprio si schiaccia così, fa come una specie di cerniera. Poi si rigira dall'altra parte e si schiaccia con queste due dita in modo da raccogliere più aria possibile, che poi ci ritroveremo nell'impasto. E si fa proprio così come fosse una cerniera. Un'altra volta e andiamo a chiudere. Uno, 2 e 3. L'impasto è chiuso. Adesso noi lo andremo a stagliare, perché noi dovremo andarci a fare 3 teglie. Se no lo possiamo fare benissimo a casa, lo potete fare benissimo, lasciate così, per una teglia sola. In questo caso noi dobbiamo fare 3 teglie, quindi abbiamo bisogno di 3 palline. Questo impasto è sufficiente per una classica teglia di casa 30x40, mentre noi andremo a fare delle palline per delle teglie rotonde, quindi gli darò una stesura rotonda, ma voi potete benissimo fare la stesura per la teglia che preferite o che avete a casa. Col tarocco andiamo a stagliare, andiamo a fare circa 400 grammi, in questo caso per le mie teglie servono circa 400 grammi, ma come ho detto per voi a casa una teglia 30x40, un 600 grammi è più che sufficiente. Pesate, e andiamo a rifare le pieghe, sempre col sistema di prima. E le andiamo a mettere in ciotola. Una, più piccola l'impasto, più difficile fare le pieghe. Sembra difficile a vederlo, credo, ma è molto semplice, basta prendere un po' di manualità e si fa. Se no vi potete aiutare col tarocco. Fate questo movimento qua e vi aiutate col tarocco, se preferite. Però adesso la lasciamo riposare coperta con pellicola a temperatura ambiente, deve praticamente raddoppiare l'impasto o quasi raddoppiare. Ricordiamoci sempre di controllare l'impasto perché la temperatura ambiente può variare a seconda di dove vi trovate, quindi ci può volere 1 ora e mezzo, 2 a seconda di dove siete. Le teglie con l'impasto 00 sono pronte, adesso andiamo a stendere un po' di farina sul banco, prendiamo la prima teglia, la prima palla, il primo impasto, capovolto lo andiamo a stendere, un po' di farina e li andiamo a dare una prima stesura dai lati fino al centro facendo uscire tutta l'aria, quasi tutta. Questa qua. Poi semplicemente gli diamo così una schiacciata, una girata. Cucino d'olio.
Più o meno su una teglia 30x40 siamo sui 40-50 grammi d'olio e lo andiamo a mettere in teglia e poi gli facciamo prendere la forma della teglia. Prendiamo l'altra, sempre con la base capovolta, e andiamo ad andare qua, una stesura molto semplice. Dato che non è un impasto con una lunga lievitazione, non ha formato quelle bolle d'aria e quell'anidride carbonica all'interno che avrebbe avuto un impasto con più maturazione e più lievitazione. Anche qua andiamo in teglia e diamo la prima allargata. Qui seno d'olio, sempre un po' di farina, e andiamo a stendere il nostro ultimo panetto. Facciamo srollare un po' di farina, andiamo in teglia. Riprendiamo le teglie. Come vedete adesso, bastato proprio qualche istante, si stendono da sole. Una, sempre cercare di farle belle omogenee. Due e tre. Se volete potete anche aiutare con un goccino d'olio se vedete che ma non è necessario. Le teglie sono stese, si va col pomodoro. Questo qua è semplicemente un pomodoro pelato italiano, viene semplicemente condito solamente col sale e passato. Mettendo il pomodoro e avendo steso l'impasto, la lievitazione si è un po' interrotta, quindi andremo a far riposare ancora un po' l'impasto o in un forno spento con luce accesa dove la temperatura è intorno ai 27-28 gradi, o se no semplicemente a temperatura ambiente ci vorrà semplicemente qualche minuto in più. Queste teglie qua non dovranno ovviamente raddoppiare, semplicemente dovranno crescere un pochettino perché poi in forno il calore le farà alzare. Trascorso questo tempo di 10-15 minuti, nella prossima lezione andremo a fare la precottura e la cottura della pizza. Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, Mondo di Accademia.tv ti aspetta.